Piccolo passo indietro. Siamo a Managua, capitale del Nicaragua. Sono le 6 del mattino e stiamo per salire su un biplano da 12 posti per raggiungere Puerto Cabezas sulla costa caraibica. Il fatto che il navigatore dell'aereo sia lo stesso della macchina di Marco non ci tranquillizza, ma l'alternativa al volo sarebbero state 20 ore su strada, troppe per 500 km. Buenos días. Ma siamo ai Caraibi, siamo sicuri, infatti. Sì, anche questi sono Caraibi. Puerto Cabezas, con oltre 60.000 abitanti, è il capoluogo della regione autonoma Atlantico Nord e produce ogni giorno 42 metri cubi di rifiuti solidi urbani, un eccessivo consumo di bibite zuccherate, la totale assenza di fontane pubbliche, 230 casi di malaria solo nel primo semestre del 2016 e cumuli di rifiuti gettati per strada, nel mare, nei fiumi o bruciati. One Clean è un progetto che punta a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti solidi della città di Puerto Cabezas. La città ha un grossissimo problema di gestione dei rifiuti, specialmente rifiuti plastici. La spazzatura si brucia, fa male alla salute, porta malattie, ci sono le mucche che se la mangiano e quindi iniziano una raccolta differenziata, perlomeno organico-inorganico. Moschitos, ucciso. Bisogna stare attentissimi. Valentina, lei viene nell'area di comunicazione e lei per esempio adesso è già rimasta fissa a Puerto Cabezas perché appoggerà nella validazione e diffusione di tutta una campagna di coscientizzazione diretta alla popolazione affinché capiscano che non possono buttare la spazzatura dove vogliono e quando vogliono, no? Encantata, molto gusto. Adesso sollevano la pattumiera con la ruspa e la mettono dietro in camion. Il camion passa 3 volte la settimana, lunedì, martedì e mercoledì. Quindi questa è la pattumiera accumulata in questi giorni, nel fine settimana. La cosa più d'impatto è il fatto che ci sia il mercato a 1 metro, i bambini che giocano, una mamma che allatta il bambino, si fa la spesa qua, si mangia il pesce, la carne, insomma, l'altra faccia del Caribe. Dopo circa un'ora su strade sterrate arriviamo alla vicina discarica, a soli 13 km da Puerto Cabezas. È stata costruita nel 2006 con GVC, l'Alcaldia e altri soci europei e locali. La città nel 2006 era meno della metà di quello che è ora, cioè la popolazione era meno della metà. L'idea era che questa discarica potesse durare 20 anni. L'Alcaldia avrebbe dovuto comprare dei macchinari per la compattazione meccanica che per vari fattori non sono stati comprati e in quel momento la discarica è stata un po' abbandonata. La acumulación de la basura se va a aumentar más. Como va aumentando la población, la basura va a ir aumentando más. Entonces, lo que tiene que hacer es acomodarlo bien acá, tratar de classificarlo. E so che in tal giorno arriva il camion dell'organico, tal giorno arriva il camion dell'inorganico e c'è un posto per ogni cosa. Proprio un cambio di mentalità e lei sarà la responsabile di tutto questo processo di cambiamento, di atteggiamento. Bocca al lupo. Grazie. Forza, Vale. Lasciamo la discarica per raggiungere Long Creek, luogo nevralgico di Puerto Cabezas, dove i rifiuti vengono gettati nel fiumiciattolo cittadino, provocando spesso pericolose inondazioni e immediate evacuazioni della popolazione, e dove il monitoraggio della situazione rischio è sempre attivo. Zoe viene invece con un profilo di disaster risk management. Lei viene con un focus sulla gestione del rischio. Seguirò un po' tutte le attività, credo, affiancherò i tecnici dell'alcaldia, quindi delle istituzioni locali. È un ruolo, quello del project management, che richiede tempi di adattamento molto molto più lunghi. Mi aspetto di tutto, diciamo che non mi aspetto niente, ho imparato a non farmi troppe aspettative perché non andrà mai come prevedi, quindi sì. Nosotros estamos tomando otras estrategias, buscando a los líderes. Nosotros estamos concientizando a la familia. Las enfermedades que produce a causa de la basura, eso afecta directamente nuestras vidas. Cerchiamo di creare dei momenti di dialogo reale tra le autorità
e la popolazione, in modo che si possano toccare anche questi temi, questi problemi ambientali che evidentemente ci sono e che non vengono sempre messi nell'agenda istituzionale. Decidiamo di dare anche noi il nostro piccolo contributo e dato che Federica ci ha raccontato che buona parte della popolazione di Puerto Cabezas ignora la presenza e le condizioni della discarica, mostriamo loro un video girato in mattinata. Una volta saliti a bordo della modesta e speriamo funzionante Panga, ci inoltriamo verso il Karata Lagoon per capire come il rischio ambientale interessi anche comunità più rurali e isolate. La traversata sotto il sole è un misto di scossoni e schizzi d'acqua e nemmeno arrivati a metà strada è già tempo per un piccolo imprevisto. No, ragazzi. Tutto sto lavoro facciamo, ragazzo mio. Karata e Wawabar, che sono 2 comunità lagunari particolarmente in rischio per la loro geografia e topografia. Rallentiamo un attimo il passo, ragazzi. Vai pure. È una comunità molto vulnerabile perché ha da un lato la laguna e dall'altro il mare, quindi è in prima linea per alluvioni, uragani e lo tsunami, che è un fenomeno che solo da 10 anni a questa parte si sta studiando anche nel Mar Caribe. Loro sono i primi a essere colpiti, sempre. Sono molto resilienti da certi punti di vista. Nel tempo hanno adottato varie metodologie per poter sopravvivere a questi eventi che comunque hanno un tempo di ritorno molto basso. Se vedono, che so, volare le cucaraccia, sanno che è perché stanno arrivando piogge forti. Se ci sono le formiche, quelle grosse, che camminano su un certo albero, sanno che arriva la secchia. Nel frattempo scoppia il classico temporale tropicale e dato che noi non sappiamo leggere il segnale delle cucarachas, ci inzuppiamo completamente. Sono comunità comunque molto belle, non c'è un hotel, un albergo, ti danno il loro letto, loro preferiscono dormire per terra in cucina per farti avere il loro letto. Ci si scontra da un lato con tutte le difficoltà di andare in comunità e quindi in una zona rurale, non abbiamo l'acqua. Secondo me le mani sono un po' sporche, però non me la sento di... Non abbiamo l'elettricità, non abbiamo un bagno, dobbiamo usare la latrina che magari non è sempre pulita. Perché è importante avere una buona igiene orale anche a Puerto Cabezas. Le palme mantovane! Torniamo con fatica alla serietà. Mangiamo ottimi cocchi e cerchiamo di dare un senso a questo lungo viaggio tra Libano e Nicaragua che sta per finire. Paesi diversi, culture diverse, ma un importante concetto che li collega entrambi, riassunto in maniera forte e chiara da Donna Esperanza. Para mí yo siento que el trabajo debe ser con jóvenes y no querer trabajar con los hombres adultos porque al final los hombres adultos, con el respeto de los que están aquí, vamos a hacerlo difícil cambiar. La carta, la basura, aquí, por favor. Bravo, bravissimi. Mira che chicos, mira che generazione. Questo è il futuro.